Per vincere l'ansia o la paura o la gelosia o tutte le infinite altre emozioni distruttive che ci agitano, bisogna conoscerne l'origine. Spesso siamo portati ad addossare agli altri le ragioni del nostro disagio, cioè cerchiamo un capro espiatorio. Ma il Buddha attribuisce la sofferenza che proviamo a un'illusoria visione del sé. Illusione vuol dire una mente che crede vero qualcosa che non corrisponde alla realtà. In questo caso si tratta della concezione di un io autonomamente esistente. Si fanno molti esempi per dimostrare che l'io non esiste. Il più suggestivo è quello della ricerca dell'io nel nostro corpo. Se tagliassimo una mano, potremmo dire che l'io è in questa mano? Evidentemente no. Così, procedendo, se selezionassimo tutto il nostro corpo e lo tagliassimo a pezzi, non troveremmo l'io in nessun organo. Quindi l'io nel corpo non c'è. Lo stesso principio vale per i nomi delle persone. Il nostro amico si chiama Aldo, ma dove si trova Aldo? Nelle sue braccia, nei suoi piedi o nelle sue orecchie? Aldo non c'è, perché il nome che gli è stato dato serve solo per fare convenzionalmente da riferimento a un corpo composto da vari fattori che noi chiamiamo Aldo per un rapido riconoscimento. Dunque il nome è una imputazione concettuale, proprio come il pronome io. Potremmo definirli due codici di identificazione. Anche se l'io non lo troviamo, non vuol dire che non esista del tutto. Infatti esiste come designazione e come termine, al quale noi vogliamo dare spesso una assoluta sostanzialità. Quando qualcuno ci loda, pensiamo che sia il nostro io a essere lodato, e se veniamo offesi o criticati, è il nostro io che ne risente. Ed è sulla spinta di questo malinteso io che noi agiamo e reagiamo. Quando i sentimenti, dominati dall'ego, invadono la nostra mente, non siamo più padroni di noi stessi. Ora abbiamo appreso che l'io non esiste realmente, ma è solo un pronome personale che serve convenzionalmente per identificarci. Invece noi siamo profondamente convinti che quando diciamo io parliamo di qualcosa che ha una sua reale, solida, autonoma esistenza. E ciò dipende dalla parola e dalla sua incidenza illusoria sui nostri pensieri. Lo sappiamo tutti, la parola non è una garanzia di verità, ma serve per indicare, spiegare, argomentare e in sostanza è un supporto convenzionale che ci permette di intenderci. Quando noi diciamo io, stiamo usando un termine che serve per designare la nostra persona, che pensa, parla, agisce. Con il continuo uso che ne facciamo, verbale e mentale, fin dalla più tenera infanzia, noi siamo portati a pensare che chi pensa, parla e agisce sia l'io. E lo intendiamo come una entità unica e separata dal mondo che ci circonda. Da qui nasce la contrapposizione, la differenza fra noi e gli altri. E nel nostro voler essere diversi dall'altro attribuiamo anche una significativa importanza a ciò che possediamo e alle cose che sono degli altri. Ecco allora che l'io e il mio assumono sempre più nella nostra mente un profilo unico e particolare, intorno al quale noi costruiamo un mondo, quello delle passioni che gratificano l'ego. La nostra mente si lascia intrappolare dall'illusione e diventa prigioniera dei desideri, delle visioni dualistiche, delle emozioni conflittuali, delle tendenze karmiche e delle loro conseguenze. In una mente confusa, l'io appare completamente reale
amorevole o vendicativo per iniziativa propria. Nascono di qui i sogni, i rancori o le ripicche. Il buddismo sostiene che con un adeguato addestramento questi stati d'animo possono essere vinti. Basta non farsi turbare dalle chimere degli aggregati del desiderio che caratterizzano la personalità di ogni uomo. La forma materiale, sono incuriosito, le sensazioni, mi piace, non mi piace, le percezioni, mi ricordo di questo, le formazioni mentali, faccio quello che penso io, faccio quello che voglio io, la coscienza, sono lieto di averti conosciuto, questi sono gli aggregati. E alla base di questi aggregati noi abbiamo sempre il nostro senso dell'io. Sono io che faccio l'esperienza della forma, sono io che faccio l'esperienza delle sensazioni, sono io che mi ricordo delle cose, ci ragiono sopra, sono io che registro nella mia memoria le esperienze che ho fatto. C'è sempre questo io. Colui che supera il concetto di io e di mio diviene privo di attaccamento e grazie all'assenza di questo attaccamento la sua mente viene liberata. Però sappiamo tutti che quando diventa vittima di una fissazione la mente non si libera, anzi corre verso la deriva. Un grande saggio diceva che ogni uomo ha due nemici, un nemico vicino e un nemico lontano. Quello vicino è l'attaccamento che si manifesta tutti i giorni, lo vediamo, mentre quello lontano, e forse il più infido, è la malevolenza che sta nel profondo e attende il momento opportuno per presentarsi. Ci sono molte tecniche per superare l'idea di un io dominatore, autonomamente ed effettivamente esistente. Ve ne propongo una molto semplice. Quando state per cedere a un momento di frenesia o siete prossimi a esplodere in una crisi di rabbia, non concentrate la vostra attenzione sul sé che chiede di essere soddisfatto, adesso faccio io e faccio vedere io, ma visualizzate la vostra posizione nel mondo e nell'universo, realizzando che siete un piccolo puntino al centro di uno spazio infinito. Capirete allora il valore relativo di questo io che tanto influenza il vostro agire.